Oggi parliamo di un argomento che ti aiuterà a migliorare tantissimo il tuo italiano. Parliamo dei verbi più comuni in italiano con la particella C. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di verbi con la particella C, quindi parliamo di verbi pronominali. I verbi pronominali sono verbi che aggiungono uno o due pronomi. La particella C è anche un pronome e questi verbi sono molto importanti perché sono usatissimi nella conversazione di tutti i giorni. Pensa che ho fatto un'analisi del podcast di italiano intermedio che faccio con Gaia e io e Gaia usiamo mediamente un verbo pronominale ogni 4 minuti. È una cosa incredibile. Quindi devi conoscere questi verbi pronominali anche tu. Iniziamo subito dal primo verbo, pensarci. Pensarci. Il verbo pensarci è un po' particolare perché ha due significati molto diversi. Iniziamo dal primo significato, che è quello più simile al verbo pensare, quindi pensare senza la particella C. Ti leggo questo esempio. Hai scelto se trasferirti o no all'estero? Ci sto ancora pensando. Che cosa significa? Ci sto ancora pensando. Significa che sto ancora riflettendo su quella cosa. Sto usando il mio cervello per pensare, per riflettere, per ponderare questa decisione. Cioè, se trasferirmi all'estero o no. E ora vediamo quest'altro esempio. Vai tu a fare la spesa oggi? Certo, non preoccuparti, ci penso io, ci penso io. Che cosa significa qui ci penso io? Sicuramente non significa riflettere. Infatti, ci penso io significa semplicemente lo faccio io, mi assumo io la responsabilità di fare questa cosa, mi occupo io di fare questa cosa. Quindi il verbo pensarci significa anche questo, fare qualcosa, occuparsi di qualcosa, ma quando? Solo quando abbiamo un pronome personale dopo il verbo. Ci penso io. Solo in questo caso il verbo pensarci significa fare, occuparsi di qualcosa. O anche, vediamo questo esempio, ci pensi tu a chiudere le finestre quando esci? Sì, non preoccuparti, ci penso io. Ci pensi tu a chiudere le finestre? Cioè farai tu questa cosa? Ti occuperai tu di questa cosa? Sì, ci penso io. Quindi il verbo pensarci può avere anche questo significato, ma dobbiamo mettere il pronome personale io, tu, lui, lei o anche il nome di una persona, Luca, Marco, Giulia, eccetera, dopo il verbo. Questo è molto importante. Quindi, per ripetere, ci penso significa riflettere. Ci penso io significa lo faccio io, mi occupo io di questa cosa. Questi due verbi sono usatissimi nella lingua italiana, li usiamo tutti i giorni. E adesso passiamo a un altro verbo pronominale super interessante, il verbo prenderci. Prenderci. Beh, prendere significa prendere, no? Prendo il telefono, per esempio. Ma qual è il significato di prenderci? Vediamo questo dialogo. Io ti chiedo, qual è il capoluogo della Toscana? E tu mi rispondi, Firenze. E io dico, bravo o brava, ci hai preso, ci hai preso. Che cosa significa ci hai preso? Beh, significa che hai indovinato, cioè hai detto la cosa giusta, hai risposto in modo giusto alla domanda. Quindi prenderci significa semplicemente indovinare, dire la cosa giusta. Possiamo usare anche il verbo azzeccarci, azzeccarci. Ci hai azzeccato.
Ci hai azzeccato. Anche questo verbo è molto interessante, un po' meno usato, però molto interessante. Se hai un livello alto in italiano, forse puoi ricordare anche questo. E ora, prima di andare avanti, voglio dirti che abbiamo preparato per te un fantastico libro sui verbi pronominali. Dentro questo libro troverai tutti i verbi pronominali italiani, con le coniugazioni, tanti esempi, il significato. Se stai studiando i verbi pronominali, questo libro ti aiuterà tantissimo e puoi scaricarlo molto facilmente cliccando qui sotto in descrizione o sul primo commento o scannerizzando il QR code che stai vedendo adesso sullo schermo. Inserisci il tuo nome, la tua email, scegli il tuo livello e ti invieremo questo fantastico PDF. Adesso andiamo avanti con il prossimo verbo, anzi i prossimi verbi, perché te ne voglio insegnare 2 insieme: starci e entrarci. Per esempio, guardiamo questa frase: le valigie non ci stanno in macchina, sono troppo grandi. O anche: le valigie non c'entrano in macchina, sono troppo grandi. Che cosa significa non ci stanno, non c'entrano? Beh, è molto facile. Semplicemente usiamo questi verbi per dire che c'è o non c'è abbastanza spazio per qualcosa. Se io dico che le valigie non ci stanno in macchina o non c'entrano in macchina perché sono troppo grandi, significa che in macchina non c'è abbastanza spazio per le valigie. Puoi scegliere tu il verbo che preferisci, perché usiamo starci e entrarci, sono sinonimi. Ora, il verbo entrarci ha un altro significato molto importante. Non abbiamo tempo di parlarne ora, ma lo trovi qui nel libro sui verbi pronominali. Passiamo adesso al verbo tenerci, che mi piace tantissimo ed è un verbo che molto spesso gli studenti di italiano non conoscono o comunque non usano abbastanza. Per esempio, Luisa ci tiene molto alle sue piante, infatti le cura ogni giorno. Che cosa significa che ci tiene molto alle sue piante? Beh, usiamo il verbo tenerci per dire che una cosa o una persona è molto importante per noi. Quindi se io dico che Luisa ci tiene molto alle sue piante, significa che le sue piante, le piante di Luisa, sono molto importanti per lei. E ora passiamo a un altro verbo molto interessante, il verbo provarci. Provarci. Beh, il verbo provare sai cosa significa? Io provo a imparare l'italiano, io provo una nuova pizza, ma provarci ha un significato completamente diverso. Leggiamo l'esempio. Federico ci ha provato tutta la sera con Lucia, ma lei è fidanzata. Che significa? Beh, quando diciamo provarci con qualcuno, significa approcciare una persona in senso romantico, flirtare con una persona. Quindi se io dico che Federico ci ha provato tutta la sera con Lucia, beh, significa che ha approcciato Lucia in un senso romantico, forse le ha fatto dei complimenti, è stato un po' misterioso. Insomma, ci ha provato, ha flirtato con Lucia. Questo è uno di quei casi in cui il verbo pronominale ha un significato completamente diverso dal verbo standard, dal verbo normale. E ora vediamo il verbo arrivarci, che mi piace tantissimo. Leggiamo questo esempio. Prof, scusi, mi può aiutare con questo esercizio? Non ci arrivo. Non ci arrivo. Che significa? Beh, io forse sono uno studente, sono in difficoltà perché non riesco a fare questo esercizio, quindi chiedo aiuto al professore. Perché non ci arrivo? Cioè, non riesco a capirlo, non lo capisco. Arrivarci significa capire qualcosa o non arrivarci, non capire qualcosa. Spesso però parliamo di una cosa complicata, una cosa difficile da capire e anche se noi ci sforziamo e ci mettiamo tanto impegno, comunque
non ci arriviamo, cioè comunque non capiamo quella cosa. Arrivarci è un po' più forte di capire, perché capire è neutro, invece arrivarci significa capire una cosa dopo tanto impegno o non capire una cosa dopo tanto impegno. E ti dico la verità, nella maggior parte dei casi si usa nella forma negativa. Non ci arrivo, non capisco questa cosa. Benissimo, allora conoscevi questi verbi pronominali e conoscevi le loro sfumature di significato? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e mi raccomando non dimenticare di scaricare il libro sui verbi pronominali per imparare e studiare tutti gli altri verbi pronominali che abbiamo in italiano. Ce ne sono più di 40. Puoi scaricare il libro dei verbi pronominali scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E non dimenticare anche di lasciare un bel mi piace se questa lezione ti ha aiutato e hai imparato nuove cose, perché davvero per noi è molto importante. Ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. A presto, ciao!